Chi vince lo scudetto 2022-2023 secondo l'algoritmo? Sì, lo abbiamo rispolverato di nuovo dopo tanto tempo, devo dire era da un po' che non andavamo a ridare un'occhiata a questo algoritmo e le sorprese questa volta non mancano davvero, anzi, anche l'algoritmo intravede una stagione veramente sorprendente, sia per quanto riguarda la posizione dell'Inter, sia per quanto riguarda i piazzamenti in zona Champions, fuori dall'Europa e non solo. Quindi in una stagione così anomala, rivoluzionata per via del mondiale a metà stagione che parte tra poco più di un mese, dopo 9 giornate di campionato che si sono disputate, è già una situazione di classifica abbastanza sorprendente per la Serie A, ma ne vedremo probabilmente delle belle. Adesso ne parliamo insieme, facciamo insieme all'interno dell'episodio di oggi un po' di punto della situazione sul campionato di Serie A, soprattutto sulla situazione dell'Inter e poi sulle previsioni future, sulla base di questo famoso algoritmo che vi abbiamo fatto conoscere ormai da più di 2 anni a questa parte. Innanzitutto, quindi ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, amiche e amici passione interisti, in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito di lasciarci un bel mi piace per sostenerci. Vi ricordo che alle 19:30 siamo in diretta come ogni giorno, quindi iscrivetevi subito al canale, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti completamente gratis. Come ogni lunedì, poi alle 22 appuntamento nel club di Passione Inter esclusivo con i nostri sostenitori, quindi www.passioneinter.club per avere accesso a contenuti esclusivi come l'appuntamento del lunedì, il post partita e molto altro. Mi raccomando, ci vediamo poi, ci sentiamo alle 22 nel club di Passione Inter. Allora, prima di proiettarci alla grande gara contro il Barcellona che si sta già animando con l'attesa caricata tantissimo dalle polemiche catalane, direi di parlare di campionato e di questa giornata di campionato. Come dicevo, sta andando in archivio una giornata in cui manca soltanto un'ultima sfida all'appello, quella tra Fiorentina e Lazio, con la Lazio che si trova in questo momento 2 punti sopra l'Inter. Vediamo al volo la classifica del campionato di Serie A che vede il Napoli in vetta solitario con 23 punti conquistati, alle spalle dei partenopei che hanno vinto sul campo della Cremonese dilagando poi nel finale. Si trovano Atalanta e Udinese con l'Atalanta a 21 punti, l'Udinese a quota 20, questo pareggio in Friuli con l'Udinese che ha rimontato, l'Atalanta che si era portata in vantaggio per 2-0, Udinese che quindi viene agganciata dal Milan sempre a quota 20. Segue quindi la Roma a 19 vittoriosa non senza difficoltà, con tra l'altro l'infortunio grave di Dybala che rientrerà dopo il mondiale. Lazio a quota 17 come detto con una partita da giocare contro la Fiorentina e troviamo poi l'Inter settima al momento con 15 punti conquistati, davanti alla Juventus ferma a 13, poi Sassuolo, Torino, Salernitana, via via tutte le altre fino al 13° posto per la Fiorentina, avversaria della Lazio come detto stasera, e in chiusura poi la Samp con il pareggio ottenuto nell'ultimo turno di campionato. Questa è quindi la situazione ad oggi, la classifica in questo momento. Prima della sosta per il mondiale a cui facevo riferimento poco fa, ci aspettano altre 6 giornate di campionato più 3 gare di coppe europee per le squadre italiane che sono impegnate anche in Europa. Un fattore non da poco, secondo me, all'interno delle nostre considerazioni, anche perché magari poi approfondiamo in diretta, ma nei dati dei chilometri percorsi, della velocità media delle squadre, dei chilometri in sprint percorsi dalle squadre, quindi delle velocità elevate, e soprattutto anche nel dato relativo agli infortuni, secondo me si stanno cominciando ad evidenziare delle tendenze piuttosto interessanti, piuttosto marcate tra chi gioca le coppe e chi no. Quindi attenzione anche a questo fattore. Adesso però ci arriviamo, parliamo prima, come detto, dell'algoritmo e delle previsioni per questa stagione e poi facciamo delle considerazioni. Come funziona l'algoritmo per chi non lo sapesse? Facciamo riferimento ovviamente all'algoritmo di 538 di cui vi abbiamo già parlato più volte negli anni, ve lo portiamo sui nostri canali molto spesso, un algoritmo ampiamente riconosciuto a livello internazionale che però, lo dico subito, lo chiarisco subito, non fa previsioni del futuro. Lo ripeto perché in molti magari non lo conoscono, altri ne hanno approfittato per fare un po' di clickbait qualche settimana fa e non solo. Non è un algoritmo che prevede il futuro, ovviamente. Quindi non dice succederà
questo. È un algoritmo che cosa fa? Semplifichiamo. Ad ogni squadra del campionato di Serie A, in questo caso quello che stiamo osservando noi, assegna un Soccer Power Index, che viene poi tradotto dal nostro punto di vista in indice di forza, così lo abbiamo ribattezzato. Troveremo poi la sigla SP, Soccer Power Index. Questo valore è composto da diversi fattori, il valore della rosa, quindi il valore dei calciatori che compongono la squadra, l'allenatore, i risultati della scorsa stagione, diverse statistiche, i risultati anche della stagione in corso. Infatti giornata dopo giornata viene rifatto tutto il calcolo, vengono rifatte poi le varie simulazioni, tutta poi un'altra serie di fattori che contribuiscono a creare l'indice di forza che viene assegnato a ciascuna squadra. Successivamente, come dicevo, si simulano le partite, quindi si giocano tutti gli scontri tra le varie squadre basandosi sull'indice di forza di ciascuna squadra, introducendo però anche altre variabili come lo stato di forma, la rivalità tra le squadre, il fattore campo e non solo. Questo per cercare di rendere il tutto, diciamo, più realistico possibile, altrimenti se una squadra ha un Soccer Power Index più alto, un indice di forza più alto delle altre, è inevitabile che vinca contro tutti. Invece il calcio non è questo, anzi l'abbiamo visto spesso, quindi l'indice di forza viene costantemente ricalcolato, ma le altre variabili contribuiscono poi a generare dei risultati anche inaspettati e non solo. Le simulazioni poi vengono ripetute più e più volte, vengono ripetute tante volte e alla fine si calcola, per esempio, su 100 ripetizioni del campionato quante volte è risultata vincitrice l'Inter, quante volte è risultato vincitore il Milan, quante volte la Juventus, eccetera, eccetera. Quante volte l'Inter è rientrata nei primi 4 posti per la Champions, quante volte più indietro e addirittura quante volte magari in queste 100 simulazioni è retrocessa. Questo viene fatto per tutte le squadre, quindi ad ogni squadra verrà assegnata poi una percentuale che indica quante volte su 100 simulazioni l'evento si è verificato. Non significa quindi automaticamente che l'Inter ha il 35% per esempio di chance di vincere lo scudetto, ma che con i dati di oggi, secondo questi valori di oggi, l'Inter 35 volte su 100 simulazioni è risultata vincitrice del campionato. Spero che sia chiaro questo, è importante, altrimenti si assegna anche un valore errato all'importanza e alle simulazioni di questo algoritmo. Andiamo a vedere quindi a questo punto che cosa diceva l'algoritmo dopo i risultati della prima giornata di campionato, prima giornata in cui l'Inter aveva battuto a fatica il Lecce in una gara che aveva aperto il campionato dopo un precampionato già difficoltoso per l'Inter. Nonostante questo, dopo la prima vittoria, comunque l'Inter veniva vista con il Soccer Power Index più alto di tutta la Serie A, quindi veniva vista come la squadra più forte sotto tutti i vari aspetti che vengono presi in considerazione e su 100 simulazioni l'Inter risultava vincitrice del campionato 35 volte, quindi era la squadra che per più volte nelle varie simulazioni è uscita vincitrice nelle varie simulazioni. Seguiva il Milan con 17 su 100, quindi il Napoli con 15 su 100, poi l'Atalanta, quindi la Roma e la Juventus veniva vista invece come sesta in questa speciale classifica, ribattezziamola così, delle percentuali di vittoria su 100 simulazioni, diciamo così. Per quanto riguarda poi il dato anche della qualificazione alla Champions, l'Inter veniva vista con 78 volte su 100 qualificata sulla base appunto del valore e dei dati di inizio stagione. Arriviamo invece al giorno d'oggi, quindi dopo 9 giornate di campionato la situazione è cambiata. Intanto la Samp è crollata ovviamente con un 50% di retrocessioni su 100 simulazioni. Il dato che fa impressione è la Juventus, che al momento viene data con meno volte vincitrice del campionato nelle 100 simulazioni rispetto ad Udinese e Fiorentina addirittura, cioè su 100 simulazioni per ora la Juventus è risultata vincitrice, con i dati di oggi meno dell'1% di volte, diciamo meno di una volta su 100, veramente clamoroso, e solo 9 volte su 100 è risultata qualificata alla prossima Champions League, quindi veramente un dato clamoroso per la Juventus, che viene scavalcata addirittura dall'Udinese, che allo stato attuale delle cose risulta qualificata alla Champions 28 volte su 100 e vincitrice dello scudetto 3 volte su 100 nelle varie simulazioni. Il Soccer Power Index dell'Udinese partiva da circa 57, è salito fino a 66, è salito di molto, mentre
Preoccupa il dato dell'Inter. L'Inter è crollata e arriviamo alla zona calda, diciamo così, della classifica. L'Inter partiva da un Soccer Power Index di 82 che è sceso fino a 79 con una media di punti ottenuti in campionato nelle varie simulazioni di circa 71, che è una quota ben lontana dalla quota scudetto, ed infatti se all'inizio campionato diciamo l'Inter risultava vincitrice in 35 simulazioni su 100, dopo 9 giornate di campionato l'Inter risulta vincitrice del campionato soltanto 10 volte su 100, quindi è di molto diminuita la quota scudetto dell'Inter nelle varie simulazioni di questo algoritmo. Invece la squadra che più spesso risulta vincitrice nelle varie simulazioni è il Napoli, direi a sorpresa, ma fino ad un certo punto per quello che stiamo vedendo in questo momento nella stagione dell'Inter. Il Napoli ben 47 volte su 100 simulazioni è risultato vincitore di questo campionato dopo 9 giornate di campionato, stando appunto alle informazioni in nostro possesso oggi, con una media di 82 punti conquistati, che potrebbe essere una quota scudetto se il campionato si riequilibrerà un pochettino, altrimenti in questo momento il Napoli sta volando a dei ritmi probabilmente anche più alti degli 82 punti, visti i 23 punti attualmente collezionati in 9 giornate. Qualificata alla Champions, l'Inter 56 volte su 100, dicevamo dopo la prima giornata era il 78 volte su 100, il Milan invece al momento viene vista come seconda squadra più volte vincitrice del campionato in queste simulazioni, con il 21% di volte in queste simulazioni appunto vincitore il Milan del campionato. Questo è quindi lo specchietto attuale in ordine, quindi ripeto, di squadre che sono risultate più spesso vincitrici del campionato secondo l'algoritmo nelle varie simulazioni. Troviamo il Napoli, secondo il Milan, terzo l'Inter, quindi Atalanta, Roma, Lazio, Udinese, Fiorentina, e solo al nono posto invece solo al nono posto la Juventus con meno dell'1%, un dato veramente, veramente clamoroso. Come detto, però è chiaro che un filotto di vittoria da parte di qualsiasi squadra può rimettere tutto in discussione, perché il Soccer Power Index viene ricalcolato sulla base anche delle statistiche e dei risultati. Ora, qualche considerazione sul campionato, alcune considerazioni anche sulle previsioni che possiamo fare. Inevitabilmente, come dicevo, il Soccer Power Index dell'Inter si è abbassato, questo indice di forza, perché l'Inter ha sottoperformato, possiamo dire, in questo avvio di stagione. È chiaro che 4 sconfitte su 8 partite sono veramente tante, ed è normale quindi che abbia portato tutti quanti i tifosi stessi a rivedere al ribasso le aspettative per questa stagione e le stime che si possono fare su questa stagione. È chiaro anche però che, almeno dal mio punto di vista, il clima post Inter Roma era notevolmente diverso da quello che stiamo vivendo adesso, post Barcellona e post Sassuolo. 8-9 giorni fa praticamente la gran parte del pubblico interista, da quello che leggevamo anche nei commenti della community di Passione Inter, invocava il cambio di allenatore per dare una scossa e rimanere in lotta per lo scudetto, o almeno per il quarto posto, i più pessimisti dicevano. Ora 2 vittorie ottenute, comunque la distanza è rimasta quella dalla vetta della classifica. Vediamo poi anche che succede sul campo del Barcellona, per cercare di sognare anche un passaggio del turno in Champions che sembrava impossibile. Ma l'Inter, ecco, come in parte diceva anche Simone nell'episodio delle scorse ore post partita col Sassuolo, non è ancora guarita, però mostra dei segnali più incoraggianti di un ritrovato spirito di sacrificio, compattezza. Credo anche che con il ritorno di Lukaku ormai imminente, anche se non sarà il vero Lukaku per diverse giornate ancora, perché avrà bisogno probabilmente di un po' di tempo per tornare al top, però credo che ne beneficerà molto di questo recupero di un giocatore che inevitabilmente è molto importante per l'Inter. Ne risentirà positivamente anche Lautaro Martinez, quindi da parte mia c'è un ritrovato ottimismo in questo momento. Detto questo, io oggi la classifica non la sto guardando, sinceramente. L'ho fatto solo per rifare un punto della situazione con tutti voi all'interno di questo contenuto, ma non la sto guardando, non la sto controllando, non sto tenendo d'occhio la distanza dalla vetta in questo momento, perché credo che l'Inter debba innanzitutto pensare a se stessa oggi, pensare a tornare a macinare gioco e punti, come aveva fatto a novembre dell'anno scorso, sostanzialmente, quando ci eravamo ritrovati ad una distanza dalla vetta della classifica che era sostanzialmente simile, se non identica, a quella di oggi. Quindi
Non è detta l'ultima parola, secondo me, ancora dal punto di vista dello scudetto. La vedo personalmente oggi molto difficile. Mi concentro partita dopo partita in una frase banalissima, ma quanto mai vera secondo me, perché ci sono diverse cose da tenere a mente. La prima è il calendario. L'Inter ha bisogno in questo momento necessariamente di un filotto di risultati da qui fino al 13 novembre, poi ci sarà la sosta per il mondiale, perché l'Inter per me deve andare alla sosta per il mondiale il più possibile vicina lassù davanti, o quantomeno non deve assolutamente aumentare il gap da quelle che stanno davanti. Però ecco, sulla sua strada ha delle trasferte piuttosto pesanti, 3 trasferte in campionato senza considerare le coppe piuttosto pesanti: Fiorentina, Juventus e Atalanta, oltre alla Champions. Quindi l'Inter della prima parte di stagione è difficile immaginarla vincente su tutti i campi, per cui vediamo se siamo guariti oppure no. Poi attenzione, perché in questo momento vedo molti che continuano a fare affidamento sul fatto che il Napoli ad un certo punto crollerà, come è accaduto spesso al Napoli e alle squadre di Spalletti nella seconda parte di stagione. Io ovviamente, dovendo inseguire, ci spero negli stop anche delle altre che ci stanno davanti, però temo sinceramente che questa anomalia, con 1 mese e mezzo di stop al campionato per il mondiale, possa rimescolare moltissimo le carte, quindi anche altre squadre, non solo il Napoli, ma anche altre squadre come Atalanta e Udinese, per esempio, che stanno facendo tantissimi punti in questa prima parte di stagione, in questa fase, non è detto che saranno soltanto delle meteore in questo campionato, considerando che avranno 1 mese e mezzo per lavorare ad un secondo sprint per la seconda parte di stagione. Quindi ci sono veramente tante insidie, tanti fattori da considerare. L'Inter per me deve pensare oggi innanzitutto alla Champions in questo momento, perché centrare l'impresa del passaggio del turno in questo girone per me oggi è diventato un obiettivo prioritario, personalmente. Poi per il campionato, ad oggi lo scudetto non lo guardo, non guardo la classifica, penso a battere la Salernitana domenica prossima, poi ragioneremo sulla Fiorentina e via via andremo avanti e vedremo cosa succederà e dove saremo. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, che cosa vi aspettate voi, quanto siete sorpresi dalla previsione dell'algoritmo. Ne parliamo anche nel club di Passione Inter. Vi lascio con, per chi ci segue in podcast, in descrizione il link ad un altro approfondimento che vi consiglio di recuperare dopo la partita contro il Sassuolo. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita di tanti temi, lo trovate in descrizione. Per chi ci segue da YouTube invece ve lo linko qui, molto semplicemente, basta un click e vi recuperate un altro contenuto che secondo me non dovete perdervi.